Ciao a tutte e benvenute sul canale del Cestino dei Tesori Maglie Uncinetto. In questo tutorial vedremo insieme la realizzazione di una borsa che utilizza una struttura in feltro da rivestire poi con delle mattonelle che non saranno soltanto mattonelle, ma saranno una parte di mattonelle e una parte di un punto conchiglia, tutto colorato, tutto molto colorato, ed è per questo che la borsa io l'ho chiamata non solo granny, nel senso che il granny comunque lo utilizziamo come motivo di fondo, ma in realtà andiamo a fare tutta una lavorazione che ci permette di smorzare un pochino anche, diciamo, la presenza del granny, con un effetto che sicuramente rimane abbastanza etnico, però è molto bello, rimane etnico anche per la scelta dei colori. Per questo progetto ci occorreranno 5 colori diversi di questo filato qua che si chiama Perfetto. Allora, sicuramente di questo colore, che è il colore che utilizzerò per tutte le rifiniture, ve ne servono almeno 2 gomitoli. Per gli altri ve lo saprò dire in corso d'opera, in quanto non sono ancora alla fine, diciamo ne ho fatto una buona parte ma non sono ancora alla fine. Probabilmente basteranno, però ve lo dico poi alla fine. In ogni caso sicuramente avrete la necessità di 2 di questi gomitoli, poi eventualmente vedremo anche come smaltire gli avanzi. Questo è un filato che è un 100% acrilico, si chiama Perfetto ed è di Metz Cucirini e ha 100, adesso vi dico quanti, ecco qua, 133 metri per 50 grammi. Si lavora con un uncinetto del 3,5-4, però in questo caso io sto utilizzando un uncinetto del 3 per fare venire la lavorazione piuttosto fitta, e adesso vi do un'anteprima di quella che è la tipologia di lavorazione. Allora, per finire appunto ci servono un paio di taglierine o le forbici, l'uncinetto del numero 3 e ovviamente ci servirà anche una borsa in feltro da rivestire. Questa borsa misura, adesso ve lo dico quanto, misura 25 cm x 35 cm, quindi è una misura piccolina. Rivestiremo anche i manici, vedremo insieme come fare. Adesso vi do una piccola anteprima del progetto e poi direi che possiamo partire. Queste sono le mattonelle che utilizzeremo come motivo di fondo granny, come vi dicevo, mentre questa qua è già uno dei 2 pannelli terminato. Vedete, il motivo granny rimane sul fondo, mentre sulla parte superiore andremo a lavorare con i ventaglietti. Direi che possiamo partire. Come vedete io mi sono portata avanti gran parte del lavoro, vedremo insieme la realizzazione di una mattonella, vedremo insieme l'unione di questa mattonella alle altre mattonelle che sono già state fatte e poi vedremo insieme la lavorazione di questo punto conchiglia. Partiamo con il filato giallo perché andremo a replicare questa mattonella qui, questa. Allora, partiamo con questo filato e facciamo un cappietto sull'uncinetto del numero 3 e poi facciamo 1, 2, 3, 4 e 5 catenelle. Chiudiamo in cerchio con una maglia bassissima, poi facciamo 1 e 2 e 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, più una quarta catenella che praticamente è la catenella di separazione. Rientriamo nel cerchietto e facciamo una maglia alta, una catenella e una maglia alta, una catenella e una maglia alta, una catenella e una maglia alta, alta, catenella e maglia alta. Lo ripetiamo per 12 volte, quindi dovremmo avere in totale 12 punti alti e 12 catenelle di separazione, quindi in sostanza 12 archetti di una catenella. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Adesso riconto per sicurezza. Questo lo facciamo passare dietro in modo che poi lo tagliamo. Ecco qua. Allora, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Catenella, ci ricongiungiamo alla terza catenella di avvio, maglia bassissima, catenella di sicurezza, prendiamo
il nostro tagliafilo e sfiliamo. Come vi dicevo, passiamo sul retro del lavoro, prendiamo la codina e la tagliamo, così non ce la ritroviamo tra i piedi. Adesso prendiamo il colore arancione, questo salmone, ecco qua. Facciamo sempre il nostro cappietto sull'uncinetto e ci posizioniamo un paio di archetti prima della chiusura del giro precedente. Facciamo una maglia bassa, dopodiché facciamo 1 e 2 catenelle, prendiamo la codina e la lavoriamo e facciamo una maglia alta nello stesso archetto, una catenella, passiamo all'archetto successivo e facciamo una maglia alta e una maglia alta, catenella e ancora una maglia alta e una maglia alta nell'archetto successivo, catenella, maglia alta, catenella. Lavoriamo anche questa codina in modo che poi possiamo tagliarla. E passiamo all'archetto successivo, maglia alta, catenella, e così arriviamo alla fine del giro. Vado velocemente perché l'abbiamo già visto ed è un punto che si ripete fino alla fine del giro. Siamo quasi alla fine, così vediamo insieme la chiusura. Allora, entriamo nella seconda catenella di avvio, ci spostiamo con delle maglie bassissime fino all'archetto, dopodiché prendiamo il nostro tagliafilo, tagliamo il filo e puliamo il pezzo dalle codine che non ci servono più. 1 e 2, ecco qua. Passiamo al colore successivo, in questo caso abbiamo il verde. Sempre facciamo il cappietto sull'uncinetto, ci spostiamo un paio di archetti prima della chiusura come al solito e facciamo una maglia bassa, 1 e 2 catenelle, prendiamo la codina e la lavoriamo, rientriamo nello stesso archetto e facciamo altre 2 maglie alte, catenella, e poi abbiamo maglia alta, maglia alta, maglia alta e catenella, e ancora maglia alta, maglia alta, maglia alta e catenella. Quindi in ogni archetto di una catenella del giro sottostante andremo a lavorare 3 maglie alte e tra un gruppo e l'altro di 3 maglie alte andremo a realizzare una catenella. Io adesso vado avanti fino alla fine del giro, ci vediamo dopo. L'ultimo colore per completare questa sequenza è questo meraviglioso melanzana. Allora io inizio a lavorare da questo è l'archetto di chiusura, 1 2 al terzo archetto indietro, faccio sempre il mio solito cappietto, 1 2 e 3 qua, entro e faccio la maglia bassa, poi faccio 1 e 2 catenelle, rientro e faccio maglia alta, 2 catenelle, maglia alta e maglia alta. Cos'è questo? L'angolo della mattonella granny. Quindi a questo giro la mattonella granny diventa quadrata, quindi diventa una vera e propria mattonella quadrata. Faccio 2 gruppi di 3 maglie alte separate da una catenella,
vedete? Quindi ho fatto l'angolo, adesso faccio catenella, 3 maglie alte, catenella, 3 maglie alte, catenella, rientro in questo dove c'è la chiusura e faccio l'altro angolo. Se volete sapere perché ho fatto questo calcolo per entrare qui, adesso ve lo spiego, è perché volevo nascondere la codina del verde sotto più punti possibile. Visto che qua ne ho la possibilità, allora utilizzo l'angolo per nascondere la codina del verde, così sono sicura che comunque non si può sciogliere. Neanche le altre in teoria si sciolgono, però così sono più sicura. Ovviamente se non avete voglia di fare questi calcoli non è obbligatorio, ma io vi ho spiegato perché li ho fatti. Allora, maglia alta, 3 catenelle, scusate, catenella, 3 maglie alte, catenella, 3 maglie alte, catenella, nuovo angolo. Quindi ogni 2 gruppi di 3 maglie alte andiamo a fare l'angolo. 1, 2 e 3, 2 catenelle, 1, 2 e 3, catenella, vedete? 1, 2 e 3, catenella, 1, 2 e 3, catenella, 1, 2, 3, 2, ultimo angolo. Quindi 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte, abbiamo fatto l'ultimo angolo. Adesso finisco il giro e vi faccio vedere come abbiamo fatto la famosa quadratura del cerchio. Mi sposto sempre con le maglie bassissime fino al centro dell'angolo, stacco il filo e vi faccio vedere l'effetto finale. Guardate che bello, abbiamo una mattonella quadrata. Adesso dobbiamo prendere l'ultimo colore, che è quello con cui faremo, adesso vi faccio vedere, l'ultimo giro più il bordo di punto basso. Quindi adesso lo prendiamo e lo facciamo insieme. Allora, adesso iniziamo in una maniera un po' diversa e poi vi spiego perché. Iniziamo dall'angolo che precede quello in cui abbiamo effettuato la chiusura e facciamo una maglia bassa e 2 catenelle, una e 2 maglie alte, cioè quindi sostanzialmente facciamo soltanto mezzo angolo. Perché? Vi spiego, perché poi da qua ripartiranno i punti bassi che serviranno per unirlo al gruppo delle altre mattonelle e quindi così siamo già pronti senza doverci spostare o staccare il filo. Facciamo tutto il bordo granny, tutto il giro granny così come abbiamo fatto il precedente, quindi nello spazio di una catenella andiamo a lavorare 3 maglie alte, arriviamo al primo angolo e poi proseguo in autonomia. 1, 2 e 3, catenella, facciamo l'angolo e poi proseguiamo così fino alla fine del giro. 2 catenelle e 3 maglie alte. Ecco, io proseguo, ci vediamo poi per l'inizio del giro di punto basso. E questo intanto è l'avanzamento del lavoro. Ci vediamo dopo.
Sono arrivata alla fine del giro, come vedete, e adesso io devo iniziare a fare il giro di punti bassi. Allora, ho finito con una catenella e una maglia bassa, poi mi sono ricongiunta alla seconda catenella di avvio con una maglia bassissima, rientro, no scusate, mi sono ricongiunta con una maglia bassa alla seconda catenella di avvio, rientro e faccio una maglia bassa, poi rientro nel punto dove ho fatto l'aggiuntura e faccio una maglia bassa, e così faccio una maglia bassa per ogni maglia alta del giro sottostante e in più una maglia bassa nell'archetto di una catenella. Quindi questo giro sarà tutto semplicemente di maglie basse, lavorando punto su punto e una maglia bassa nell'archetto di una catenella. Allora, facciamo un gruppo di 3 maglie alte, maglia bassa, maglia bassa, maglia bassa, maglia bassa nell'archetto, poi andiamo a fare 1, 2 e 3, 2 maglie basse nell'archetto di 2 catenelle, quindi non facciamo nessun aumento qui, e poi proseguiamo. Quindi direi che ci vediamo alla fine di questo giro. Ed ecco finito il giro, vedete? Allora, a questo punto cosa devo fare? Lo devo unire alle altre mattonelle. Quindi prendo il mio blocco già fatto, metto rovescio contro rovescio in questa maniera, tiro fuori il mio filo, entro in una delle 2 maglie basse, quindi quella più, diciamo quella che va ad annettersi a questo giro, prendo una sola costina, quella più interna, e faccio una maglia bassissima. Poi vado nel punto successivo della mattonella in lavorazione, vado sulla mattonella lavorata e faccio una maglia bassissima, prendo la costina più esterna di quella in lavorazione, la costina più interna di quella lavorata, e ancora costina più esterna di quella in lavorazione, costina più interna di quella lavorata. E unisco le 2 mattonelle, vedete? Una, vediamo se così si vede meglio, e 2, e faccio una maglia bassissima, costina interna, costina esterna, faccio la maglia bassissima, costina interna, e faccio costina interna, costina esterna, e prendo insieme. Il risultato è questo qua, vedete? Capisco che il filato è scuro e si vede poco, mi dispiace, ma comunque diciamo che questo era il colore che avevo scelto per il bordo, quindi faccio un po' fatica, ma comunque ho fatto altri video in cui vi faccio vedere come si uniscono le mattonelle ed è abbastanza semplice. Basta prendere di questo la costina più esterna, di questo la costina più interna, e si fa una maglia bassissima. Affiancando le 2 mattonelle, vedete, l'uncinetto praticamente trova la strada da solo, quindi prendete e fate una maglia bassissima, fate una maglia bassissima e proseguite, maglia bassissima, maglia bassissima, maglia bassissima. E questo è l'ultimo punto da unire. Sì. Adesso abbiamo la nostra fascia di 3 mattonelle. Cosa devo fare? Devo contornare tutta questa fascia con un giro di punto basso, lavorando un punto basso su ogni punto basso del giro precedente, in continuità, così. Mi faccio una catenella, adesso entro in questo punto, poi vado nel punto successivo e faccio maglia bassa, maglia bassa, maglia bassa, maglia bassa, maglia bassa, maglia bassa,
maglie basse e così via per tutto il giro. Quindi direi che ci vediamo alla fine del giro, quando poi cominceremo i ventaglietti. A dopo. Ecco, no, dimenticavo di dirvi che per ogni punto d'angolo, che sono questi due, facciamo 2 maglie basse anziché una, così facciamo gli aumenti per farlo venire dritto. Quindi per ogni maglia d'angolo facciamo 2 maglie basse per ogni maglia bassa del giro sottostante, così viene dritto. Vedete? Ci vediamo dopo. Ed ecco il pezzo perfettamente unito, vedete? Questa è la fascia inferiore della borsa, come quella che abbiamo visto prima, che è questa qua. Manca ancora un giro finale di punto basso, che è quello che farò una volta che avrò fatto il bordo, questo, cioè scusate, la parte a ventaglietti, che è questa qua. Scusate, ho fatto partire questa qua. Allora, seguendo la stessa sequenza di colori, adesso inizio con il verde e vi faccio vedere come si lavorano i ventaglietti. Questo verdone bellissimo, stupendo. Cappietto sull'uncinetto, entro in uno dei punti d'angolo, quindi nel primo, e faccio una maglia bassa e 2 catenelle, rientro nello stesso punto e faccio altre 2 maglie alte. Questo è il nostro primo mezzo ventaglietto. Poi salto 2 maglie di base, una e 2, nella terza vado a lavorare una maglia bassa, salto 2 maglie di base, 1 2, nella terza faccio, l'ho girato 2 volte, 1 2, nella terza faccio 1 2 3 4 e 5, salto 2 maglie di base e nella terza faccio una maglia bassa. Quindi la sequenza è 5 maglie alte nella stessa maglia, salto 2 maglie di base, una maglia bassa, poi salto ancora una e 2 maglie di base, nella terza faccio 1 2 3 4 e 5, salto 1 e 2 nella terza maglia bassa, salto 2 nella terza maglia bassa e così fino alla fine del giro. Questo è un punto che si sviluppa su un multiplo di 6 più 3. Salto 2 nella terza maglia bassa e così via. Ci vediamo alla fine del giro. Ho finito il giro, vedete? Quindi ho fatto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 e 12, 11 ventaglietti e mezzo. Adesso prendiamo il tagliafilo, ho fatto una maglia bassa per terminare il giro, poi faccio una catenella di sicurezza e taglio il filo, quindi ho terminato con una maglia bassa, vedete? Allora a questo punto prendiamo il colore successivo, che è l'arancio. Eccolo qua. Inizio sempre con il cappietto. Vi ricordate che avevo iniziato con mezzo ventaglietto, quindi avevo fatto 3 maglie alte. Alla sommità della prima maglia alta, che in realtà corrisponde alla terza catenella di avvio del giro precedente, io vado a fare una maglia bassa, così, vedete, semplicemente una maglia bassa. Poi mi sposto sulla maglia bassa, dove vado a fare una, 2, 3, 4 e 5 maglie alte. Poi salto 2 maglie alte nella terza maglia alta, vediamo se così lo vedete meglio, vediamo un pochino, ecco qua, nella terza maglia alta 1 2 3 faccio
una maglia bassa, filo sull'uncinetto, mi sposto dove c'è la maglia bassa e faccio una, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, nella terza faccio una maglia bassa, poi mi sposto ancora e faccio le 5 maglie alte. Da questo momento in poi i giri saranno tutti in questa maniera. Quindi io adesso vi faccio vedere ancora un ventaglietto, poi lavoro in autonomia, vi faccio vedere l'inizio del giro successivo per farvi vedere l'alternanza che c'è tra il mezzo ventaglietto e il punto basso, e dopodiché io lavorerò in autonomia fino a raggiungere la misura dell'altro pezzo. Vedete? Quindi il punto si va a intersecare con quello del giro precedente. Ci vediamo dopo. Vi faccio vedere anche la fine del giro oltre all'inizio del giro successivo, così vedete che c'è proprio l'alternanza tra il mezzo ventaglietto e il punto basso. Allora, io ho finito con una maglia bassa all'interno del ventaglietto del giro sottostante. Adesso ho finito il giro precedente con una maglia bassa, quindi andrò a fare 3 maglie alte che costituiscono il mio mezzo ventaglietto. 2 e 3. Col filo e vi faccio vedere l'inizio del giro successivo, che è con il melanzana, ed eccolo qua. Vediamo questo e mettiamo questo. Qua ho iniziato con la maglia bassa, quindi sulla maglia bassa, così come ho finito il giro precedente, vado a lavorare maglia bassa, catenella, catenella, 2 maglie alte, per poi spostarmi nella terza catenella del ventaglietto e fare una maglia bassa, e così via. Faccio vedere 2 ventaglietti, quattro, 5, 1, 2 e 3, 1, 2, 3, 4 e 5, così vi faccio vedere anche l'effetto. Vedete che bello? Allora, io di questi giri di ventaglietti, per arrivare alla mia dimensione, ho fatti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. 16 giri di ventaglietti, sono a 3. Faccio gli altri 13 giri di ventaglietti, ci vediamo poi alla fine per fare tutto il contorno e nascondere nel contempo le codine di lavorazione. Ci vediamo dopo. Ed eccoci arrivati alla fine dei nostri giri di ventaglietti. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. 16 giri, come vi dicevo. Quindi con questa dimensione qua siamo arrivati alla grandezza del pannello della borsa. Allora, adesso io, come vedete, ho iniziato a fare il giro di punto basso. Vi faccio vedere soltanto come procedo sui bordi, per il semplice fatto che appunto andiamo a lavorare in orizzontale con i punti in verticale. Quindi entro nel punto alto per 3 volte, 2 e 3, prendendo la codina del filo, poi mantengo la codina del filo ed entro una volta nel punto basso, poi il primo colore lo lascio indietro, mantengo solo le codine degli ultimi 2 filati. Questo è un punto alto, quindi ci entro dentro 1, 2 e 3 volte. Tiro un po' il filo così si stringono i punti, poi lascio il blu perché l'ho già fermato a sufficienza e vado avanti soltanto con il melanzana e con il giallo. Tiro ancora un pochino il giallo, poi
lascio il giallo perché l'ho già fermato e vado avanti con il melanzana e l'arancio. Adesso ho 1, 2 e 3. Lascio il melanzana e prendo il verde e l'arancio, che però non so dove è finito. Beh, vuol dire che era poco. Ah no, l'ho lasciato indietro. Vabbè, ci ripasserò poi col lago. Comunque, diciamo che dovete lasciare indietro quello che avete lasciato, che avete già lavorato, e prendere il successivo. Non lasciateli tutti perché altrimenti viene una roba troppo grossa, invece così vedete viene abbastanza regolare. Questo lo fate per tutto il giro, poi prendete il vostro tagliafili e man mano tagliate i fili che non vi servono più, senza essere particolarmente precisi, perché comunque sapete che questa cosa qua poi andrà cucita sul feltro, quindi non si vedrà più niente. Andiamo avanti e lo facciamo per tutto il giro. Adesso io, mentre finisco questa cosa qua, vi faccio vedere l'altro pannello come l'ho già unito. Allora, innanzitutto vi dico che per quanto riguarda la parte laterale io ho fatto una fascia di ventaglietti. Quanto deve essere lunga questa fascia? Dovete calcolare i punti che ci sono su questo lato, sul lato inferiore e sull'altro lato, e fare un numero di punti bassi che sia uguale a questo numero qua. Ovviamente dovete tutto rapportarlo su un multiplo di 6 più 3. Quindi io avevo 183 punti, che era già un multiplo di 6 più 3, quindi ho lasciato quello e sono andata avanti a fare tutti i miei ventaglietti in questa maniera. Poi con la stessa tecnica che ho usato per unire le piastrelle, ho unito anche il frontale, uno dei due frontali laterali. Successivamente, quando anche l'altro pannello sarà unito, andrò a fare un giro di punto passo tutto qua sopra, che poi mi servirà per raccordarmi all'interno della borsa, perché faremo una fascia di completamento all'interno della borsa, ma questo lo vedremo dopo. Allora io proseguo e poi ci vediamo più avanti. Per quanto riguarda il manico, noi abbiamo questa situazione qua. Io ho fatto una fascia sempre di ventaglietti, sono 1, 2, 3, 4 ventaglietti, contornata tutta con il blu, e poi dopo praticamente vedete questa parte qua del manico, questa dove comincia la cucitura, io l'ho fermata a questa parte qua da un lato con un filo trasparente. Potevo usare anche un filo blu volendo, per cui non sarebbe cambiato niente. Adesso prendo la borsa, la giro da questa parte, apro e vado a cucire intorno al manico in questo modo, come vi faccio vedere adesso. Allora, facciamo il nodino, entro da qui prima in modo da fermare la parte di filato, dopodiché esco così e comincio a cucire in questo modo. È un po' complicato farvelo vedere, però comunque ci provo. Allora, mettiamo qualcosa che pesa qua sopra, vediamo un po'. Metterò il mio set da cucito. Allora, prendo le due estremità e le avvicino in questo modo. Vediamo se riuscite a vederlo meglio. Così, e a questo punto inizio a cucire punto per punto, avvicinandoli con un sopraggitto. Vi devo dire la lunghezza. Allora io ho fatto 90 catenelle, 93 catenelle, in modo da fare sempre, come vi dicevo, il multiplo di 6 più 3. Ho fatto 93 catenelle e quindi con queste 93 catenelle ho fatto i miei ventaglietti, cioè ho lavorato nel senso della lunghezza. Vabbè, questo l'avete capito. Ho fatto 93 catenelle. Se state usando il mio stesso filato e la mia stessa e il mio stesso uncinetto, dovreste avere più o meno lo stesso risultato, però poi eventualmente vi dico quanto è. E in ogni caso pensate che se viene leggermente più lungo non è un problema, se viene più corto allora sì, quindi secondo me anche quando siete in corso d'opera provate a misurarlo. Comunque
vi dico una cosa, che siccome io ho la mano molto stretta è difficile che vi possa venire più corto di quanto non sia venuto a me, quindi poi vi dico comunque quanto misura, anzi adesso ve lo dico subito. Dovrebbero essere circa 40 cm se non ho misurato male, adesso ve lo dico. Ecco, volevo farvi vedere un po' di punti cuciti. Allora vi dico quanto misura, che siamo ancora in tempo per misurarlo. Questo adesso lo devo togliere, ci mettiamo qui così. Sono 45 cm, ecco, sono 45 cm. Adesso possiamo lavorare serenamente anche senza il peso sopra, perché a questo punto sono nella parte più libera del manico. Io ho fatto il filo di cucitura piuttosto lungo, perché non vorrei rischiare a un certo punto di trovarmi senza, mi farebbe venire un pochino i nervi, perché ho lasciato un po' più lungo. Sono sicura di arrivare fino alla fine, ma secondo me se anche lo facevo più corto comunque ci arrivavo lo stesso. Vabbè, ecco, vedete, man mano sto rivestendo il manico, vedete? Questo è il risultato, è bellissimo rivestito in questa maniera, secondo me, piuttosto che farlo in tinta unita, bello per carità, però già abbastanza visto, così avete una variante colorata e anche piuttosto originale. Adesso riprendiamo l'inquadratura, vedete, vado avanti e andrò avanti così fino alla fine. Vi faccio vedere ancora un altro paio di punti, poi è inutile che vi faccio vedere tutta la cucitura perché non ha molto senso, quindi poi ci vedremo al risultato finito. Niente, vi volevo far vedere semplicemente l'effetto che fa, che è molto molto bello. Questo verrà poi coperto dal pannello. Adesso vi faccio vedere il pannello. Verrà poi ricoperto dal pannello in questo modo, perché il pannello verrà cucito e verrà coperto così. Guardate che meraviglia, come riprende bene il motivo della borsa, è stupendo davvero. Quindi adesso io proseguo e ci vediamo poi per le ultime rifiniture della borsa. A dopo. Ed eccoci qua, come vedete io ho montato la borsa e l'ho messa a mo' di fodera sulla borsa in feltro, quindi l'ho posizionata. I manici, come vi dicevo, li ho fatti nello stesso modo, quindi ho fatto la mia striscia di 4 giri di ventaglietti e poi l'ho chiusa con il sopraggitto. Adesso ho fissato la parte della fodera, diciamo, alla borsa in feltro con dei punti con il filo da pesca. E adesso sto rifinendo la borsa in questo modo, adesso vi faccio vedere. Quindi all'interno io ho messo una fascia, che spero che si veda, che ho fatto in punto basso e ventaglietti, quindi ho fatto il primo giro di punto basso e poi ho fatto dei ventaglietti che riprendono il motivo dei manici e anche i colori della borsa chiaramente, e adesso la sto unendo con dei punti semplici, quindi vi faccio vedere. L'ho posizionata all'interno e io passo nelle due asole della parte esterna della fodera e nelle due asole della parte interna tiro il filo, poi entro dalla parte in cui mi ritrovo quando sono passata e faccio dall'altra parte, entro così ed esco dentro, qua entro dentro ed esco qua fuori, vedete? Quindi faccio questo lavoro qua, entro ed esco, in modo da unire le due parti. Io un pezzettino l'avevo fatto perché farvi vedere tutto il procedimento era lungo, inutilmente lungo, e diciamo che non dava nessun valore aggiunto. Mi sono fermata qui solo per farvi vedere invece come effettuare il salto dei manici, perché chiaramente non andremo a cucire sui manici,
ma ci fermeremo molto vicini ad essi in questo modo qua. Adesso entro da questa parte, così, entro qui ed esco qui. In questo caso adesso rientro perché devo portarmi sulla parte interna. Poi cosa faccio? Salto la parte del manico, quindi la salto con 2 punti. Io prendo dentro anche una parte, aspettate, ecco, così si vede meglio. Prendo dentro anche una parte del manico, vedete? Vedete che la sto prendendo dentro, in modo che si fissi ancora meglio. Ecco, facciamo così, entro così, fisso il manico e così lo vedete anche voi. Poi esco su questa parte qua e poi ricomincio dal punto precedente a fare lo stesso lavoro che facevo prima. Cioè praticamente dovete cercare di prendere dentro il manico e chiuderlo in maniera più stretta possibile, in modo che A si fissi e B comunque, diciamo, non crei nessuna discontinuità. Vedete? Il manico è perfettamente inglobato nella borsa. Adesso vi faccio vedere un po' meglio. Ecco, così dovreste vederlo. Passo dentro, vedete? Passo da una parte all'altra prendendo tutte e 2 le asole del punto basso. Passo da una parte e passo dall'altra prendendo tutte e 2 le asole del punto basso. Passo da una parte e passo dall'altra e così vado avanti fino alla fine. Io, per fare la misura giusta della fascia, cosa ho fatto? Ho calcolato il numero di punti che ho fatto quando ho unito queste parti. Vedete, questa parte qua, questa parte qua, ho calcolato il numero di punti e poi ho fatto una fascia esattamente della stessa dimensione. Vedete, vi faccio vedere qualche altro punto. Ecco, così dovreste vederlo. Entro in tutte e 2 le asoline in questo modo, esco dall'altra parte così, entro ed esco e così via fino alla fine. Vedete, la dimensione è esattamente quella giusta perché io ho calcolato proprio il numero di punti e ho fatto tante catenelle quanto era nel numero di punti del bordo superiore. Allora, una volta che avrò finito di fare questa cosa, ma io l'ho già fatto in realtà, se volete fissare la borsa in modo che non si sposti dagli angoli, io qua ho dato dei piccolissimi punti con il filo da pesca soltanto agli angoli, perché già la borsa è sufficientemente tesa e quindi nella parte superiore non si muove, mentre nella parte inferiore, vedete, siccome c'è questa ripiegatura, ho preferito dare qualche punto con il filo da pesca in modo che comunque non si muovesse più dalla sua sede. Una volta fatto questo lavoro qua, vedete, questo è il risultato. Vi faccio vedere all'interno il risultato è questo. Potete anche mettere una fodera sotto in modo che diciamo coprite tutta la parte in feltro. Io non ho ancora deciso, probabilmente la lascerò così perché comunque la parte in feltro non mi dispiace. Semplicemente, se non lo foderate, fate anche dei punti nascosti o con il filo da pesca nella parte inferiore in modo che non si sollevi, però appunto deciderete in base a come vorrete rifinire la borsa. Io credo di avervi spiegato tutti i passaggi. Se così non fosse, o se aveste bisogno di ulteriori spiegazioni, vi invito a contattarmi, a lasciarmi un messaggio sul canale, oppure a contattarmi su Facebook o su Instagram. Nell'info box trovate tutti i riferimenti. Ecco, l'ultima cosa che volevo dirvi è che in effetti sono serviti un gomitolo per colore del giallo, del melanzana, del salmone e del verdone,
Mentre per quanto riguarda la parte blu notte ne sono serviti 2 gomitoli, quindi 2 gomitoli sono andati via interamente, degli altri non è rimasto praticamente quasi nulla, quindi diciamo che per fare questa borsa complessivamente sono necessari 300 grammi di filato. Io vi ringrazio per avermi seguito fin qua, io spero che questo progetto vi sia piaciuto, a me tantissimo, è la prima borsa invernale con un motivo granny che mi faccio e sicuramente la sfoggerò alla prima occasione e non vedo l'ora perché comunque mi piace tantissimo, mi piacciono tanto i colori, potete giocare con tutti i colori che volete, vedrete che avrete la possibilità comunque di farla in tantissimi colori abbinando il vostro abbigliamento. Sicuramente questa è una tecnica che mi piace molto. E per il resto, se avete dubbi, domande, perplessità o volete chiedermi qualcosa o avete bisogno di delucidazioni, io sono sempre qua. Sono felice di rispondere a tutte le vostre domande, mi vanno bene anche le critiche purché siano costruttive e vi ricordo, qualora non l'aveste ancora fatto, di iscrivervi al canale, cliccare la campanella e lasciarmi un commento se vi è piaciuto il video e tornare a trovarmi per tutti i prossimi progetti, che sono tanti e sono in preparazione. Vi ringrazio ancora e come sempre vi auguro buon lavoro e buon divertimento. Arrivederci sul canale del Cestino dei Tesori. Ciao!